Salve a tutti, sono Paolo De Simone della Pizzeria da Zero. Oggi vi voglio presentare la nostra frittatina di pasta. La frittata di pasta nasce nella tradizione come recupero di un piatto avanzato del giorno prima. Noi abbiamo creato una versione tutta nostra, una ricetta nostra e personalizzata. Alla base chiaramente abbiamo la pasta, in questo caso dei bucatini. Si potrebbe però utilizzare qualsiasi formato di pasta a piacere, è quello che si ha in casa soprattutto. Poi abbiamo pane grattugiato, farina, guanciale, un po' di prosciutto cotto, della provola affumicata, del gorgonzola, parmigiano reggiano, latte, sale e pepe e olio extravergine di oliva. Iniziamo a preparare la nostra ricetta. Scaldiamo l'olio in una casseruola, aggiungiamo il guanciale e il prosciutto cotto, facciamo soffriggere una fiamma media, non soffriggiamo in maniera aggressiva. A questo punto aggiungiamo la farina e facciamo ancora soffriggere. Subito aggiungiamo il latte, un po' d'acqua e portiamo tutto ad ebollizione. Senza salare, mi raccomando, perché abbiamo utilizzato degli ingredienti già molto sapidi, il guanciale e il prosciutto. Un pizzico di pepe ancora, Stiamo sempre attenti a girare, mano a mano che si riscalda la salsa si addenserà un po', è giusto, A parte portiamo ad ebollizione dell'acqua per scaldare la pasta. Andiamo a calare giù la pasta. L'acqua è stata precedentemente salata leggermente. La pasta va preparata a metà cottura, quindi se è una pasta che cuoce in 10 minuti gli daremo 4 minuti massimo di cottura. Se è una pasta da 15 minuti ne faremo 6 o 7. Io qui andrò a scaldarla solo per 5. Eccoci siamo allora. Ci vediamo con un ragno e andiamo a scolare direttamente nella nostra salsa. Voilà. Andiamo a mescolare e a rompere un po' perché abbiamo comunque ancora una pasta tesa. Qui la cottura ancora continuerà, Adesso aggiungiamo anche la provola affumicata, il gorgonzola, parmigiano, mescoliamo. Questo sempre ancora a fuoco medio, giusto qualche minuto ancora. È per quello che la pasta si tiene più indietro di cottura, perché ancora continuiamo la nostra cottura a fuoco. Ci siamo, Sentiamo il gusto che sale già. Appena i formaggi sono filanti, andiamo a versare il nostro composto in uno stampo, in una teglia. Stendiamo bene, facciamo bene amalgamare ancora. Una volta raffreddato l'impasto, siamo pronti per stamparlo e panarlo. Per copparlo, un gergo tecnico, con un coppapasta rotondo di dimensione medie, andiamo a tagliare. Tagliamo. E immergiamo nel pane grattugiato direttamente. Andiamo a chiuderle, a saldarle in effetti col pane grattugiato in modo che poi l'olio non penetri all'interno. Consiglierei di prendere sempre del pane grattugiato da un panettiere di fiducia e non quello in busta magari già confezionato. Adagiamo qui e voilà. E adesso che sono stampate andiamo ad immergerle subito in olio bollente a 170-180 gradi. Appena caldo andiamo a friggere le nostre bombe di pasta. In questo caso noi abbiamo utilizzato olio extravergine di oliva. Si può utilizzare dell'olio di semi, chiaramente in casa meno invasivo. L'olio extravergine va controllato maggiormente perché ha un punto di fumo più basso, quindi l'olio extravergine a 180-190 gradi, un olio di semi di qualità potrebbe arrivare anche a 220-250. Un tempo di frittura che va dai 3 minuti ai 4 minuti, perché essendo un pezzo molto grande ha bisogno che il calore penetri fino al cuore
e quindi c'è bisogno di questo tempo un po' più prolungato. Il colore deve essere bruno, eccole pronte. Saranno sempre un po' più brune perché ho detto prima, il passaggio è importante, devono stare qualche minuto in più nell'olio perché il calore deve penetrare all'interno e far riscaldare di nuovo tutto il formaggio, tutto il gusto. Andiamo a tagliarle. Wow! Eccola qui, dopo tanto lavoro, la nostra fantastica frittatina. Adesso dobbiamo subito provarla. È la prima volta che svelo i segreti della nostra frittatina di pasta. Mi raccomando, custoditela bene e fatene buon uso. Saluti a tutti!